Abbiamo iniziato per Stefano. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora dunque, lo vedo vestito bene in questo momento, come se dovesse andare ad un incontro di lavoro importante, deve incontrare delle persone e quindi è vestito con una giacca. Dalla giacca fuoriesce una falena. Questa falena sale e si appiccica sul suo viso e tutto intorno a sé vedo che è legato da una catena. Ti dà l'autorizzazione? Sì, dicendomi sì, vibrano le ali della falena. Perché ce l'ha davanti alla faccia. Sì. Vibrazione di Stefano. 2,8 miliardi. Consapevolezza. 122. Anima. 31. Vite. 2078. Cervello. 8,5. Va bene, valori diciamo scarsi. Progetto di Stefano. Forza 4. Il Are. gioco, quello di strategia. Ah, mm, Sì. il gioco. Sì, me lo fa proprio vedere come la griglia di colore blu e siccome questo è un gioco in cui praticamente per vincere devi mettere 4 dei tuoi gettoni allineati e lui mi fa vedere che i suoi gettoni sono gialli, quindi c'è di nuovo l'accoppiata che abbiamo visto tante volte del colore giallo e blu. Mhm. Quindi comunque legato, sai, al deep state, legato a questo mondo qui. Mhm. Mm. E i rossi chi li ha? E i rossi me li fa vedere che sono lì da parte sul tavolo e lui effettivamente li vorrebbe sostituire, perché lui vorrebbe vincere al gioco con quelli rossi e sono lì. Ma gioca con qualcuno? Non riesco, cioè forse ci sono dei giocatori al tavolo, ma è come se si fossero resi invisibili. Mhm. Bene, questa sessione è iniziata con un sacco di casini e nervosismi tecnici, causa esoterica. Mm, mm, mm. Guarda, l'avevo visto da subito, militari, agenti segreti. Chiamali. Mm. A me sono venuti sia i tedeschi, i russi, e poi Estremo Oriente. Quale paese? Non so, Arabia Saudita, Sudan, non so. Va bene, hanno tentato di fare cosa? Di impedire questa sessione? Sì, perché vedo a sua insaputa Stefano molto invischiato. Non si è neanche reso conto con quanta facilità e distraendolo loro l'abbiano agganciato. Ok, ma noi siamo dei poveri pulcini bagnati dalla pioggia di un temporale d'estate. Come fanno questi a non riuscire a bloccarci? Servizi segreti, tedeschi, russi, gli arabi ricchi del petrolio, come fanno? Noi abbiamo la nostra volontà animica, questa non si blocca, Non si altre può. cose sì, sì, altre cose si bloccano.
perché in effetti lui sta subendo un po' di controllo mentale, no? Quindi la mente in parte è bloccata. Ma quindi se noi iniziassimo a preoccuparci dei servizi segreti, loro potrebbero venire alla porta? Mm, loro potrebbero venire. Allora, io lo vedo presente sotto forma energetica. Loro Mhm. hanno comunque delle armi di controllo, per cui non esiste la distanza. Ecco, non hanno bisogno della presenza fisica. Le stanno esercitando con Stefano? Io vedo di sì. Le psicotroniche, quelle lì? Sì, ma anche attraverso delle abduction che tra l'altro gli hanno procurato tanti disturbi fisici, di cui Vediamole. uno cronico. Il diabete. Sì, io tra l'altro ho proprio visto che in queste abduction gli hanno impiantato e rinforzato una serie di impianti Vediamo questa abduction. Guarda, quante ne ha adesso? di abduction al suo attivo. Mm? Io ne vedo 148. L'ultima è stata? 3 settimane fa. Mhm. Più o meno quando hai prenotato, Stefano? Siamo lì. Quando ha prenotato? Forse un po' prima di prenotare, può essere, perché me la dà lì a cavallo. Va bene, con intenzione di dissuaderlo. Ehm, di ricordargli che anche se lui dice di aver sciolto i patti, con loro ha fatto un patto. E quello è come se fosse, loro dicono, ovviamente, non si può recidere quel patto lì. Non puoi recedere da quel contratto. Entità eteriche. Allora, c'è questa falena, appunto, questo insettoide, poi c'è una tigre che sta alle sue spalle e che gli infila gli artigli proprio dentro le spalle. Poi c'è una rana anfibioide, un coccodrillo in piedi vestito da militare, dei militari e i servizi segreti, non ci fa vedere connessi ai militari, però a parte, diciamo, ecco, EDL? utilizzando. Allora, Vabbè, ma chi se ne frega di EDL? sì. Mentale. Cioè, ormai. Entità mentali. Allora, mi viene la prima cristalleria, poi mi viene Ponzio Pilato e burnout. Allora, partirei da burnout, che è quella che mi è un pochino più chiara. Burnout è proprio come una sindrome, no? Quindi bruciato, Mhm. che poi lui ha definito come depressione. Quindi di fatto questa entità mentale lo fa arrivare proprio allo sfinimento mentale e fisico, trovandosi proprio completamente privo di energie. E a volte c'è da dire che questo stato qua gli può anche provocare un po' di irritazione. Umorale. Oh sì, tensione. Livello? 5. Non lo so il perché non me la definisce come depressione, anche se lui ha parlato di depressione, a me viene fuori più così, sotto questa forma qua. Mm. Poi mi viene Ponzio Pilato, dunque, come se in lui ci fosse una paura di essere giudicato. E mandato in croce, no? Dai, prendiamo questo esempio così delle Sacre Scritture, che non è che. Però purtroppo noi apparteniamo a questo mondo qui cattolico e ogni tanto vengono fuori queste immagini, no? Ecco, quindi
il timore per i suoi interessi, per le sue, tra virgolette, stranezze, di non essere capito dagli altri e di essere condannato. 4, questa direi. Mhm. Poi cristalleria mi dà tutta questa sua, tra virgolette, fragilità, debolezza, che è fisica, ma a tratti è anche un po' emotiva, perché lui ha un equilibrio emotivo un po' instabile. Ecco. Mhm. Però cristalleria, non so come mai, me la collega anche a tutti diciamo così, gli elementi chimici che comunque poi alla fine, no, derivano da, se non vorrei fare strafalcioni, no, da delle pietre, no? Quindi lui ha cioè, argento, alluminio, Metalli. metalli, bravo, esatto. Comunque che appartengono, diciamo così, a questo mondo, chiamiamolo grande minerale, no? Me lo inserisce comunque sempre nella cristalleria, che quindi non è solo fragilità, ma è anche, come dire, che la sua vita gira molto intorno a questo mondo di minerale, chiamiamolo così. Livello? 5. Va. Impianti ci sono. Sì, allora vedo tipo una specie di gabbia che è un impianto mentale, però è tipo sagomata un po' a forma della sua faccia. Quindi come la falena gli copriva la faccia, questo impianto mentale a gabbia avvolge la testa e il viso. Poi, dunque, le mani, le ginocchia, i piedi, i genitali. Va bene. Forza 4 è il nome del progetto che Stefano si è dato, è il nome del progetto che i servizi segreti e i militari hanno dato a Stefano qual è? Il nome, scusami, Il progetto che i servizi segreti e i militari hanno dato al caso di Stefano qual è? Plotone 1. Perché? Ma è un po' strano come concetto che mi fa vedere, come se loro reclutassero, diciamo così, degli adepti che loro chiamano plotoni, dentro i plotoni, no? E lui appartiene a questo plotone 1. Va bene. In concomitanza con la pandeminchia, circa 3 anni fa, scopre di essere affetto da diabete di tipo 1, il LADA, quello che viene normalmente ai bambini e casi rarissimi agli adulti. Causa non medica, ma esoterica. Medica aspetta ai medici, esoterica aspetta a noi. Cos'è una causa esoterica? È un gioco. Sì, allora dunque, per Stefano è stato un periodo molto duro questo, perché sono iniziate veramente delle incomprensioni ad altissimi livelli con un po' tutte le persone che lo circondavano. Quindi le vibrazioni in lui si sono davvero tanto abbassate e vedo proprio l'entità mentale burnout, che è quello bruciato, che è quello sfinito, senza energie, incompreso anche, che raggiunge per esempio il livello 8. In questa condizione qui è stata possibile un'abduction e vedo che proprio in questa abduction gli hanno procurato un incremento di vari dolori del corpo, che lui giustamente accusa sotto forma, diciamo, di artrosi, e anche questo diabete di tipo 1 che in effetti cioè non è tipico, no? Degli adulti, è proprio un'anomalia. Come gliel'hanno provocato? Se l'è provocato.
con un calo di lui se l'è frequenza. provocato. Allora, attraverso il calo di frequenza è stata possibile l'abduction, ma nell'abduction che io vedo fisica, non vedo eterica, Mhm. è proprio come se fosse una sorta di combinazione tra frequenze e un liquido. Però è come se fossero più importanti le frequenze con cui viene informato questo liquido, poi iniettato attraverso una specie di Stringa. sì, no, ecco, vedi che adesso mi arriva tutto Lebo. l'eco. Flebo, esatto. Insulina. Si chiede se l'insulina contiene qualche cosa che non va. Un po' come i Cinivac. Allora, è come se non fosse la terapia giusta per lui, nel senso che, ecco, allora, a volte effettivamente il corpo spontaneamente purtroppo attiva questa anomalia qui, di disfunzione, no? Questa disfunzione diabetica, ma essendo da lui in realtà procurata da questo tipo di frequenze particolari, in realtà l'insulina non va ad aiutarlo. Perché è come se non fosse la terapia adatta a questo sintomo che dai medici è stato definito diabete 1. Io non saprei neanche, cioè è ciò che è più vicino al diabete 1, ma io non lo qualificherei così, ecco. Sempre considerando che non sono un medico, ok? Mhm. Quindi in base alla visione eterica. È legato a qualche impianto? Ehm, Dunque, infatti è come se questo diabete 1 fosse alimentato, tenuto in vita dall'impianto mentale, perché le frequenze che erano contenute nella flebo vengono continuamente veicolate attraverso l'impianto mentale, anche se per esempio non ci sono più abduction, quindi viene rinnovata l'esistenza di questo, chiamiamolo diabete. Denaro, rapporto col denaro. Ecco, qua per esempio mi fa vedere quello che era il coccodrillo in piedi, no, con la divisa da militare, che tiene in mano un sacco che so essere pieno proprio di denaro, oro, perché lui è legato ai metalli, no? Quindi me lo fa vedere con oro, e quell'oro lì in verità apparterrebbe a Stefano di diritto, ma lui è come se riuscisse a strapparglielo. Cioè Stefano è entrato in questo circolo vizioso in cui ha consegnato se stesso a questi, incluso il proprio denaro. Tanto è vero che lui a un certo punto, per diciamo così, un finanziamento, ha contattato dei russi in cui ho visto che c'erano dietro i servizi segreti russi. Ed è stato come un rinforzare questo contratto che lui non ricorda di aver firmato, in cui lui fondamentalmente affida se stesso nel corpo, nella mente e nel portafoglio a questi. Chi ha deciso la fine dell'avventura Lavorativa. lavorativa? Mm. Guarda, io ti dico quello che avviene in eterico, ok? L'ha firmata lui. Hai capito? Mi fa vedere proprio che loro gli hanno preparato un foglio, quindi un contratto sotto tutti gli aspetti, e lui ha fatto la sua firma, ha posto la sua firma in calce al contratto, dove fondamentalmente era, come dire, un progressivo disfacimento, no, della sua vita, ma di fatto è la clausola, no? Perché il contratto aveva come clausola il totale abbandono, no, di se stesso da ogni punto di vista a costoro. Quindi ovviamente il lavoro non poteva continuare perché lui doveva rimanere completamente senza soldi.
Ma perché lui sceglie questa strada? Di conseguenza è arrivata la depressione, di conseguenza è arrivato il progetto dei servizi segreti che si è in qualche modo avverato. Sì, e poi appunto sai che all'inizio mi si proponeva tutto e quanto incatenato, perché si è veramente incatenato in una situazione anche sentimentale in cui non riesce a svincolarsi adesso anche per motivi economici, no? Per cui, sai, non ha quell'autonomia per poter Fare ciò che magari, vuole. sì, esatto, no? Ehm, allora, più è alta la sfida che tu ti proponi, Mm. più potenzialmente è alta la tua forza. Altrimenti non ti porresti questo tipo di sfida. Quindi l'anima ha scelto tutta questa sfida che è veramente molto intricata e oltretutto molto nascosta anche, nascosta e distorta, proprio come in un gioco di specchi in cui veramente non riesci più a capirci niente, no? Con tutte queste immagini riflesse, perché lui ha assolutamente la forza e le possibilità di smascherare tutto il gioco e di vincere al gioco, perché ricordiamo che il suo progetto è Forza 4, che è assolutamente un gioco da tavolo di strategia. Mm? Quindi di strategia, di astuzia, quindi di usare tanto la mente, ma ovviamente una mente che collabora con l'anima. Quindi proprio per creare questa alleanza mente e anima, l'ha infilato in tutte queste situazioni assurde. Ed è sulla buona strada, mi sembra, dal punto 3 e 4 che adesso andremo a trattare. Mm. Mente più anima. Volevo prima però chiederti una cosa, perché la falena? Da dove viene la falena? Falena che è nella copertina del film Il silenzio degli innocenti o Il silenzio degli agnelli? Sì, sì. No, non è il Sì. silenzio. L'Ems con gli agnelli e poi non mi ricordo. No, l'urlo degli agnelli, il belato, il lamento degli agnelli, che sono gli Sì, perché innocenti. poi in realtà gli agnelli sono innocenti e in realtà siamo noi il bestiame, no? Mm? La mandria, no? Gli agnelli tutti insieme quanti, no? Questa mandria, innocente più che altro inconsapevole. Allora, lo vedo proprio legato vabbè, a parte che nel progetto Monarch, la farfalla, no, del controllo MK Ultra, perché è legato agli insettoidi. Io personalmente gli insettoidi li vedo come una delle razze che sono più subdole, ecco, sul nostro pianeta Terra, che dominano l'essere umano. Cioè, noi conosciamo soprattutto i rettiliani, no? In fin dei conti anche la maggior parte dei film di fantascienza ci propone prevalentemente i rettiliani, ma è un po' come se fossero gli inservienti, degli insettoidi. Va bene, quindi lo nomino lo specchio di Koziref. Allora, ti dico subito che poi questa lettera K mi viene cabala, come se fosse scritto con la K, no? Mhm. Mm. E in effetti mi vengono dei marchi di moda che adesso non credo che possiamo citare, No? che iniziano con la K. Mhm. Cose di... Ah, ho cose di... Oppure l'altro, che è anche tipo un profumo, che è una borsa anche... La C e poi prima anche? No, No, ah, no. c'è quello, sì, ok, Ah? sì, certo. E l'altra è KRI. CRI? Ah, Z? Sì, Ok, va bene, quella roba lì, sì. ok, sì. Ma sì, e Mm. Crizia, che se ne frega. Pure morta. Voilà. Bene, allora lui è morto, Koziref. Lo specchio di Koziref è una lastra di un materiale l'alluminio, un oggetto d'alluminio, di solito una lastra cilindrica dove ci si pone all'interno, può essere cilindrica o vista dall'alto appunto una O,
perfetta, un cerchio perfetto, ho visto dall'alto una spirale dove ci si mette all'interno e si subisce una forma di o guarigione o schermatura dal magnetismo terrestre. Quindi l'obiettivo di Stefano è attivare la visione interiore conscia e non onirica. Domanda 1. Lo fa lo specchio di Kozyrev? Allora, per come vedo io, la proposta che viene da questo specchio è: ti farò intensificare le tue facoltà medianiche, ok? In verità, io quello che vedo è come un portale. Tu entri in questo cilindro e quindi sei all'interno di un portale. Lo specchio è proprio spesso utilizzato dai militari e dalle entità come un portale. Quindi la possibilità di valicare lo spazio e il tempo, e loro ovviamente lo utilizzano come forma di controllo dell'essere umano. È come se ti potessero portare in varie dimensioni spaziali e temporali, controllandoti completamente, non so, shakerandoti e ricomponendoti. Ed è vero che magari in cambio ti danno anche quel piccolo contentino di avere qualche facoltà medianica in più, però io fondamentalmente la vedo assolutamente come una forma di controllo. Lo specchio di ossidiana. Esatto. Si prende questa pietra che è molto simile al vetro, nera, si crea in qualche modo, forse rompendone chissà quante, uno specchio tondo e i Wiccan, quelli che si occupano di queste divertenti cose, ci si specchiano dentro, ci fanno i riti, eccetera. Che succede in quel caso? Lo specchio di ossidiana mette in contatto con cosa? Mm. Chi? Sì, qua con lo specchio puoi fare diverse cose, no? Perché con il portale puoi realizzare vari tipi di ingressi. In questo caso io vedo che arrivano in contatto con delle entità, eh, come se le evocassero e le andassero quasi ad abbracciare e diventassero in quel momento con delle qualità delle stesse entità attraverso questo specchio. E quindi mi sembra quasi sembra una strega di Biancaneve, Grimilde sembra proprio. Mm? E poi ce n'è un altro, allora io vedo molto secondo universo. Ce n'è un altro che è molto simile a quello della tavola Ouija, che è Mhm. Pazuzu, mi sembra quello della Ouija. Mm. Ehm, Dei demoni più piccoli. E di nuovo del primo universo, per esempio, invece mi vengono i ragni. Specchi di casa, in camera da letto. Allora, chiaramente da un punto di vista energetico è una dispersione dell'energia, specialmente appunto mentre si dorme. Ehm, Non avendo stimoli visivi, uditivi, olfattivi, eccetera, di notte, ok? Perché siamo comunque in un altro tipo di funzionamento del cervello, in realtà altri tipi di energie più sottili sono molto più attive in noi e noi siamo molto più recettivi. Accade quindi che la nostra energia fuoriesca, diciamo così, dalla nostra mente, dal nostro corpo. Avendo lo specchio, se la nostra immagine si riflette, è vero che c'è un rimbalzo proprio della nostra energia, che quindi è proprio, come abbiamo detto prima, in questo gioco di specchi si crea confusione. Quindi questo è un aspetto per cui direi che è proprio sconsigliato avere lo specchio in camera, specie se riflette anche solo piccole parti del nostro corpo. Mm? E da un Non punto tutto? di non tutto? Non tutto il corpo, per forza. Cioè, se uno specchio è in camera ma non è davanti al letto o a fianco al letto, va bene.
o no? No, forse no, lo stesso no, sai, mi dice. Mm. No, perché in realtà l'energia comunque arriva. Sì, è vero, perché non è solo una questione di immagine, mi fa vedere che l'energia comunque rimbalza nello specchio. E poi c'è, lo specchio è proprio un portale. E quindi nel momento di nostra, tra virgolette, bassa difesa, che è il sonno, viene utilizzato proprio come portale dalle entità oppure anche dai militari, come nel caso di Stefano. Ecco. Ma come sti militari riescono a usare lo specchio? Alla fine è una superficie con della polvere d'argento, no? Ah, guarda di nuovo l'argento. Eh, Poi non so come si faccia a livello industriale, se sempre con l'argento o no, però tendenzialmente all'origine lo specchio era polvere d'argento. Infatti i vecchi mobili avevano che oggi hanno degli specchi vecchi, hanno delle zone di consumate, nere. ma qua viene la scelta che noi abbiamo fatto, per esempio, è stata di venire in un mondo in cui si dice sempre che tutto ciò che noi viviamo è lo specchio, lo specchio di noi dentro. Mm. Per esempio esistono, che ne so, i 7 specchi esseni, no? Che spiegano perché la realtà, il rapporto con i genitori, il rapporto col partner è di un certo tipo. Quindi specchio proprio perché cosa fa lo specchio? Riflette la tua immagine, riflette chi sei. Quindi lo specchio, che in effetti riflette chi siamo, è quello strumento che può essere utilizzato per arrivare a noi, Mm. perché lì è la nostra immagine. La Mm. nostra immagine è quella che noi usiamo nel mondo, in realtà non esiste, no? La nostra immagine. Noi siamo solo anima. Mm. E quindi è proprio lo specchio, è l'emblema del gioco che siamo venuti qua a fare. Noi ci specchiamo tutti i giorni, ci specchiamo, la nostra vita è lo specchio di chi siamo noi. Te la E quindi matematizzo. A sì, sta a B come B sta a C. A siamo perfetto, noi, C esatto, sono i cattivi, B è lo specchio. esatto. Va bene. Quindi il povero Stefano ci chiede lo specchio di Kozyrev. La risposta è no. Per me è proprio Picco- un no secco. piccolo beneficio, grande incubo. Ok. Mm, con la La, K. con la K delle robe. L'Astra Bior. Cercatevela di un certo tizio che non ho chiesto se è morto oppure no, comunque fa niente, di materiale plastico. Ecco, questa invece, se lo specchio lo voleva costruire, la lastra o l'ha costruita o l'ha comprata, comunque l'ha usata. E Sì. l'ha usata, e lì abbiamo visto gli impianti sulle ginocchia, per il problema delle ginocchia grave, ehm, per il quale avevano proposto operazione, e lui se n'è fregato, ha usato la lastra per lungo tempo, questo è l'unico difetto della lastra, ed è guarito. Cioè, Infatti non ha mi più fa male, vedere a nulla. che lui attraverso questa lastra è riuscito a indebolire l'impianto. Non ancora del tutto, io l'impianto lo vedo ancora, però sicuramente è riuscito a attenuarne al 90% gli effetti. Ehm, quindi decisamente buona, direi, però c'ho un no, riguarda qualcosa, probabilmente riguarda la tempistica, è come se lui potesse realizzarne una differente che ha gli stessi benefici ma coi tempi ridotti e secondo me lui ce la fa a fare questo tipo di realizzazione. Ehm, ma vedo anche però che come sempre, probabilmente per tutti gli strumenti, ha molto fatto ehm, contatto, diciamo così, con la sua volontà profonda, Mhm. che è quella di guarirsi. Cioè in sé per sé, se no lo strumento fa poco. Lui voleva unire la lastra allo specchio, e se unisse la lastra a un orgone? No, ovviamente adesso vediamo che no. Abbiamo Mm, visto che non è. lo specchio Se no. unisse la lastra all'orgone, che in qualche modo aumenta il nostro
potere organico è la nostra volontà? La lastra può essere un orgone, nel senso che lui farà un suo summit interiore, diciamo, visto che tanto lui ce l'ha, questa capacità di connettersi ai metalli e penso anche ai cristalli, e quindi capire come arricchire questa piastra personalizzandola, e sarà la stessa piastra un orgone. Lavorando su materiale, forma, spessore? Sì, tutti questi elementi sì, è importante. Deve E trovare lui il anche modo. si deve trovare lui il modo, ed è come se lui, trovando il modo, andrà ad intensificare le sue facoltà medianiche, e allo stesso tempo questa comprensione che lui riceverà la riuscirà a trasferire come consapevolezza dentro questa piastra. Sarà a due vie questo processo. Ok. Visione interiore. Attività onirica di Stefano. Partiamo da quella. Allora, mi fa vedere che ha ricordi annacquati di abduction, quindi però quella, sai che cosa? Che quello non è l'attività onirica, è ciò che avviene di notte, ok? Quindi quello non è un sogno, è lui che ha i ricordi notturni, e quella è una cosa. Come attività onirica mi dà, insomma, mi viene tipo un futuro distopico, e mi viene anche, non so perché, i funghi. Quindi non so se c'entra la natura, cose del genere. Mm, Però mi viene in questo momento molto disagio dall'attività onirica, eh, troppa confusione, perché c'è troppa densità, c'è da dissipare un po' le cose. E la sua visione interiore vigile, come si può sbloccare? Perché è bloccata? Allora, è bloccata da tutto questo che abbiamo visto, tante entità eteriche, mentali, ehm, ok? Eh, Questa pulizia gli sarà di enorme aiuto, ecco, nella questione della sua visione interiore. Ecco, è come se lui volesse qualcosa, ma questo qualcosa, per raggiungerlo, è ostruito da tanti massi. Quindi lui non sa come infilare la mano per prenderlo, perché sono tutti questi massi. Mm. Ma se sono le interferenze, gli impianti militari, tutto. E c'è anche qualcosa di emotivo, perché essendo che lui si sente incompreso dai più, Mhm. ehm, questo fa sì che lui viva in una condizione, non so come dirti, di perdono da un certo punto di vista, però dall'altro di frustrazione. Ok, in questo momento si è assentato, forse c'è qualcuno che ha suonato la porta o qualcosa del genere. Beh, tutto non è un caso, niente è un caso. Perché questo succede? Qual è la causa esoterica? Perché tutti hanno interesse a mantenerlo così, inclusa la sua compagna, mm, così com'è allo stato attuale delle cose. Cosa fanno i servizi segreti militari in questo momento? E stanno come attivando degli schermi, dei raggi, li chiamerei, per rendersi invisibili. Mm. Mi devo mettere a ridere o sanno già che io sto ridendo? C'è un faldone pistone 1 sotto il loro naso sul tavolo che riguarda Stefano. Comunque vadano le cose, anche se scoppiassero i nostri 3 computer, quel faldone prima o poi
nell'arco di pochi minuti scomparirà. Quindi posso capire le entità che non hanno niente da perdere, che hanno la consapevolezza di non esistere, ma insomma, ma questi militari perché continuano a lavorare su questo fronte? Noi siamo stati addestrati a non mollare mai e a obbedire. Qualcuno ha un'anima di questi qua? No, 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 Ah, nessuno. vabbè, quindi sono come entità. Eh sì, sono dei Diciamo che robot hanno poi. un corpo e hanno un Mm, eterico. sì. Ma le entità hanno un eterico? Sono vive? In una certa Certa maniera. accezione io direi di sì. Sì. Se no non esisterebbero. Eh sì. Va bene, un capitolo che non interessava a Stefano perché non ha chiesto disincarnati e adesso che capiremo anche perché, apriamo velocemente, visto che non era di interesse per Stefano, ma lo facciamo lo stesso con il suo consenso, il portale aureo e invitiamo il fratello grande, mancato di tumore fulminante e con 3 cini nelle vene. Sì. Effettivamente proprio incompatibilità fra i due. E, ehm, e questo è una delle persone a cui, diciamo, Stefano ha esteso il suo perdono, però è quel perdono che lo fa sentire appesantito. Ecco, non è un perdono che lo fa sentire liberato, lo fa Mm, sentire come l'ennesima persona che appartiene alla sua vita che non ha capito. mhm. Ed effettivamente era proprio così. Il fratello non aveva capito, Mm. ma secondo me c'erano già dei dissapori animici, diciamo così, delle incompatibilità proprio di consapevolezza di tante cose, ecco, a prescindere da questa sua scelta. Viene? Sì, viene, è come se fosse ancora con un occhio alla sua famiglia, perché lui ritiene di essere ancora il capofamiglia. Prende la Vic che Stefano gli porge. Ma se me la dà mio fratello, non lo so. Se me la dà mia moglie, Deve darla proprio suo fratello che lo sta chiamando, ovviamente, certo. che ha consapevolezza. I È come se cini. proprio fosse ancora molto lontano dal potersi avvicinare a questo tipo di informazioni al momento. Mm. Quindi il portale aureo lo vede? Allora, è come se allora, lui potesse concepire una liberazione da tutta la sua vita, da tutti i suoi pesi, in un'ottica di amore, ma fa fatica a processare queste informazioni di consapevolezza. Non so, è strano. Però se lo vede lo può anche andare a vedere dentro, se gli Mm, interessa. mm. Ehm, Tuttavia gli ricordo che lo abbiamo aperto grazie a suo fratello. Sì, è come se andasse quasi a cercare qualcuno e non ha neanche capito del tutto, no? Che il senso del portale aureo, perché lo prende più che altro come un luogo in cui poter andare a cercare qualcuno che era morto prima di lui. Ok, allora glielo presentiamo. Il portale aureo è la consapevolezza pura, da disincarnato. Si capisce che non siamo né uomini né donne, che non abbiamo figli e non abbiamo non figli, che siamo anime e che possiamo fare quello che vogliamo, soprattutto in una condizione di ancora maggiore inconsapevolezza come quella della maggior parte dei disincarnati che si portano dietro tutte le credenze, le culture, le convinzioni del gioco da cui provengono, che era la vita che hanno appena lasciato. Quindi Facci picchia. la Mm. solita religione, il dio televisione che ti diceva se non ti cinivacchi ti ammali e muori, e quindi se vuoi bene ai tuoi familiari devi cinivaccarti, quello che credeva lui. Tutto questo è un sistema di credenze.
cioè sono opinioni, cose soggettive, balle di solito. Nel portale aureo c'è la verità, le cose stanno così, no sì, no, no bianco nero, c'è la dualità nel portale aureo. Chiaramente nel portale aureo c'è l'uno. Quello che io vedo è che il fratello di Stefano è come se si aggrappasse con una mano e con l'altra ai due lati del portale aureo. Quindi ancora lui non è entrato lì sull'ingresso, viene investito da questa ondata di informazioni e di energia, così come l'hai descritta tu, e però è come se si aggrappasse fortemente all'ingresso perché è troppo per lui. Quasi che non volesse entrare in tutto questo che hai detto. Quindi niente uno. A me sembra niente uno per il momento. Beh, È presto. lo salutiamo, deciderà lui quando, la strada adesso la conosce. Chiamiamo un qualunque o alcuni qualunque disincarnati di Stefano, penso i nonni, 4 nonni, vada dei 4 Guarda, nonni. sì, la cosa che mi è saltata all'occhio è l'azienda che lui aveva prima, tipo come se ci fosse forse un dipendente che è morto o i parenti di questo dipendente. Mhm, Ed è da lì che si è creato una specie di tam-tam. mhm. di- Trenino. sì, 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 sì. Facciamo un trenino come nelle feste più orribili, con musica brasiliana in sottofondo e via tutti. Mm. Quelli che hanno preso la vita, la non vita, con la giusta leggerezza, tutti dentro. Ci sono i 4 nonni in questo Ne vedo trenino? uno, sì, vestito tipo con un cilindro, un completo nero, la camicia bianca. Nonno, Mm, paterno, materno. paterno. Mm. Che cosa vuole dire a Stefano? Stai svelando molti segreti. Bravo. Le 2 nonne e l'altro nonno ci sono? Non li vedo, sono sincera. Non sono venuti. Forse una donna. Donna, nonna, non lo so perché adesso mi mostra dei dadi. Come se entrambi fossero però già consapevoli, avessero già capito il gioco. Perché l'altro sembrava proprio il cilindro un po' del mago e lei è proprio l'emblema del gioco, i dadi, no? Va bene, tutti dentro per un totale di? 291. E lo chiudiamo. Ciao ciao 1. Bene, Stefano ci faccia vedere di cosa è capace. Si è proprio gonfiato il petto e lo vedo proprio bello energico. Non ci Attenzione. sono dolori. Attenzione, non ci sono dei cattivi che adesso dobbiamo eliminare come No. impianti, entità militari. C'è un cambio della narrazione del suo gioco che comporta dei sollevamenti, delle pulizie e delle nuove, non dico responsabilità, ma lo voglio dire lo stesso, dei nuovi obiettivi che vengono sempre coadiuvati dall'azione nella carne, nella realtà fisica e tangibile. Quindi il responsabile non è il militare, non è il capo che non chiamiamo più, è solo Stefano che cambia adesso il gioco. C'è un CD nel suo gioco, adesso lui cambia il CD. Livello 2, anzi livello 4. Mm. Sì.
mi mostra proprio il suo petto bello gonfio con questa t-shirt aderente in cui c'è il numero 4. E con questa energia proprio ritrovata, vedo che va verso il cluster, che è veramente multiforme, oserei dire, perché mi fa vedere dei pezzi lavorati di scarto, una siringa, delle pastiglie, vedo anche buttato lì tipo un rosario, Mhm. uno specchio rotto, oggetti Tutto. così vari, sì. Beh, lo specchio, le Beh. siringhe del diabete. Sì, forse ha preso anche qualche compressa per il periodo in cui non stava bene. Mm. Ehm, è proprio risoluto e quindi butta via tutto nel portale definitivo. Per il suo ad eternum, Mhm. a grande sorpresa, e questo è molto interessante, utilizza uno specchio, perché lui dice, io sono il padrone del gioco e Mhm. se voglio lo specchio lo uso a mio beneficio, a mio favore. Mhm. Mhm. Mm. Vero? Vedo che lo fa come roteare, come se fosse una trottola. E roteando questo specchio genera l'ad eternum. Ma lo specchio è tondo? Luminosissimo. Sì, 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 esatto. Gira su un asse verticale come una moneta sul tavolo? Ok, Precisamente. molto bello. Non c'era un cartone animato che faceva una cosa del genere? Lo specchio magico che È girava possibilissimo. su di sé. Significati esoterici in tutti i cartoni animati, come se piovesse. Mm. Che energia ha questo ad eternum? E mi fa vedere, quando tu me l'hai chiesto mi è venuto il sole, no? Di una potenza solare. Avatar. Vabbè, mi spiace, è un po' scontato, perché ha la divisa militare. No, beh, ci sta. Mm. Verde? Sì, sì, Verdone, sì. Generica, qualche bandiera. Dunque, c'è dell'oro, perché è importante sempre questo genere di metalli, no, per lui. C'è dell'oro, c'è del rosso, perché più che altro mi fa vedere il cappellino, la Lo medaglietta tiene? d'oro. No, 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 Non c'è la divisa dell'Italia, la mostrina. no, Ok. Italia no, no. Italia no, no, Russia, sì, Germania. sì. E anche un altro paese che lui aveva citato, non so, possiamo citarlo, non so, la Grecia. Mm? No. Lo tiene? No, 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 è come se lo volesse ispezionare, no? Ecco, perché lui non si era mica reso conto di tutto questo, anche se durante la discussione dei punti dei sospetti gli sono venuti. Però per anni non si è reso conto di tutto questo, quindi butta via tutto nel portale definitivo. Mm, Benissimo. Nuovo specchio che ruota su di se stesso. O cosa? esatto. Sì, sì, di nuovo, uguale. E sole. Sì. Bene. Falena, c'è ancora? No, Parla libero senza ali di insetto davanti alla bocca? sì, sì, sì. Tigre, No, non c'è più. rana, cocco, militari e servizi segreti. No, non più. Le 148 abduction le ha eliminate?
Allora ti dico, è come se ne avesse tenute due, ma a monito, non come condizionamento. La cristalleria, Ponzio Pilato e Burnout esistono ancora? No, Gli impianti? no tolti. Ginocchia libere? Sì, mi fa vedere quasi come se si alzasse, simbolicamente ovviamente, da una sedia a rotelle, che l'aveva Per- tenuto fermo per tanto tempo. Peraltro le ginocchia simbolicamente sono sempre essere in ginocchio e obbedire schiavo a qualcuno. In ambito militare di controllo mentale è classico, eh? Per esempio la nostra amica Madonna, quello che è rimasto di lei, ha nei suoi testi una valanga di volte on my knees, sempre in ginocchio questa qua. Chissà che cosa fa in ginocchio. Ok? A sta a B come B sta a C o A sta a B come B sta A, quindi A è uguale a B e quindi è 1. È uno. Vedi ancora A sta a B come B sta a C? No, 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 quella dinamica lì no. Ok. Stefano, forza 4. Sì, li ha sostituiti i gettoni, sai? Sono rossi. Mm. Ha vinto? Li ha Sì, messi? mi fa vedere com'è capace di metterli sia in diagonale, in orizzontale, in verticale, con disinvoltura, proprio riesce più e più volte a vincere. Anche in orizzontale o in diagonale senza altri che lo sostengano? Esatto, esattamente. Quindi fa le magie. Eh sì. Non gli serve più questo gioco. Mm. Siamo entrati in una nuova era di Stefano. Le cause esoteriche del diabete tipo 1 esistono ancora? Allora, sai che ti avevo detto che le teneva due di monito? Ha tenuto di monito quella in cui proprio aveva inizio, questo suo diabete 1, ma non per averne più un'influenza, Mhm. ok? Ma come un ricordo, però non è un ricordo di coinvolgimento, ok? È un ricordo distaccato da sé, neutrale, però che è una parte della vita che lui ha scelto di avere. Stefano ha la visione interiore. Ma io vedo che avrà grandi progressi, no? In questo senso. Che Nuova poi in vi- realtà, da un certo punto di vista, lui aveva già questa visione interiore, però bloccata da tutti questi fattori che abbiamo visto. certo, certo. Nuova vibrazione. Adesso mi viene 189, Consapevolezza. 182, PS. 56, Vite. 1824, Cervello. 9 e mezzo. 9 e mezzo, ottimo. Stefano e la visione interiore l'abbiamo vista. E la lastra? Mm. Sì, sì, assolutamente si può mettere al lavoro anche con molta spontaneità. Ecco, la cosa importante è che lui non cada nello stress di questa cosa. Quindi con molta scioltezza, con molta disinvoltura e connettendosi alla propria anima, che darà a lui tutte le energie e tutti i suggerimenti necessari, anche suggerimenti nel senso di documentati lì, leggi questo, guarda quell'altro. Messaggio di Stefano alla compagna, moglie. Se vuoi. Eh, un'unione lunga, anche troppo lunga. Messaggio Siamo di, fioriti diversamente, dice. messaggio di Stefano al fratello piccolo.
Ma vedo che più che altro gli dà una pacca sulla spalla. Ecco, Al un po' figlio. di incoraggiamento. C'è un figlio, no? Mi sembra, un figlio. Al figlio. Allora, è come se si sentisse che in parte l'ha, tra virgolette, un po' messo in secondo piano il figlio, perché ci sono state tante problematiche nella sua vita, no? Mhm. Io lo È come se... apprezzo, eh. La Mm, sua sessione era tutta su di lui e io apprezzo molto questo. Questo è già mm, un livello di consapevolezza alto. mm. È come se sentisse che però tutta questa esperienza, come con un salto quantico, può collegarlo al figlio in maniera molto più profonda, eh, con un rapporto maturo. Messaggio finale di Stefano a se stesso. Mi sono totalmente disintossicato. Sono Stefano rinnovato, pronto per il successo, pronto per la mia realizzazione. Io vedo proprio un altro Stefano, cioè che esce anche da questa eh, cappa che proprio lo schiacciava, no? Di difficoltà economiche e di pressioni di vario genere. È proprio aumentato di statura e di forza. Ottimo. Ci Mm. sono militari, servizi segreti in mezzo alle balle nella vita di Stefano e nostra. No, c'è il potere dei cristalli e, I metalli. dei metalli, bravissimi. Mhm. Esatto, che lui riesce ad estrarre, diciamo così, il potere di ciascuno di essi e Però utilizzare, metterli al proprio continui a servizio. utilizzare comunque anche il termine cristalli, che Sì, non ha tanto vagliato e valutato Stefano. Può essere una infatti, strada, perché poi sì, alla fine gli orgoni che si costruiscono hanno una componente metallica, una componente organica, una componente minerale. sì. Quindi quarzo di fatto di base, più mille altre varianti, rame che conduce e elemento organico come può essere cera o alcune Sì. resine che però sono un pochino più sintetiche e meno organiche. Mm. Sì, sì, mi fa poi vedere la presenza effettivamente di questo che lui ha definito il pelo di, non mi ricordo, pecora. Mm. Come se ci fosse, Sì, sì, mhm. l'elemento La animale, lana di pecora, lana di giusto? pecora, sì, l'elemento animale nel rispetto chiaramente, no? Dell'animale. Mhm. Che sì, uno è il PVC, no? Uno attrae, l'altro respinge Sì, un certo tipo di sì, forma energetica. Va sì, bene, sì, queste sì. sono poi le ricerche di Stefano. Ultima vibrazione, cioè ultimo check della Eh, vibrazione. allora, quando tu hai detto quest'ultima frase, uno respinge, cos'è che hai detto? Ripetila la frase? Attrae e uno respinge. Mm. Quando tu hai detto questo, io ho visto che è arrivata a 520, perché è come se lui avesse capito la dinamica del funzionamento dell'universo, che è questa dualità, ok? Che c'è sempre un polo opposto all'altro. E quindi c'è questa forza, no? Una che tira di là, l'altra che tira dall'altra parte, e che lui può realizzarla all'interno di questa lastra ed è la comprensione, no? Più generale. E lì ho Mhm. visto che è schizzata a 520 quando tu hai detto quella frase. Tra un anno a quanto starà? Nei momenti di creazione, perché per lui la creazione è fondamentale, è proprio fonte di vita, nei momenti della creazione mi fa vedere a volte 880, a volte 1000. Quando finirà i suoi esperimenti e creerà la sua lastra, ce ne regalerà una? Dimmi di sì, anche se stai mentendo. Sì, a te. A me? A te no? No. Va bene. Disconnettiti da tutto e tutti.